nelle puntate precedenti. Prendiamo il primo volo che c'è, però dovunque sia. Vai, andiamo. Ho paura. L'obiettivo nostro è fare più cose possibili in ogni posto. Cosa prendiamo? Non prendere subito un altro volo. Tutto quello che rimane è tuo. Ecco il mio. Dovremmo scrivere il posto proprio in cui non vogliamo andare neanche morti. Andiamo a scrivere. Tu non vuoi fare un volo lungo? Io non voglio andare in India. Voglio vedere dove cazzo finiamo. Siamo in qualche paese strano del Nepal. Ricordiamo, dispari, rimaniamo, poi ce ne andiamo. A narrare le nostre avventure, questa volta sarà Awed. Ale, Sissi e Giacomo sono partiti per un viaggio in giro per il mondo con un obiettivo soltanto all'apparenza molto semplice: Sto sudando. prendere 5 voli e godersi almeno 24 ore nel luogo in cui sono atterrati. Dai, decidere cosa fare a Dubai. Dove dormiamo adesso? Sembra facile, no? La tensione si taglia per il coltello per i ragazzi. Le regole che rendono questo gioco più complesso però sono 3. Il budget complessivo per tutti e 3 è di 17.000 euro e nessuno può usare i propri soldi. Io comprerei se potete fare i miei soldi, non ne puoi. Se atterrano e il carrello bagagli ha un numero pari, devono subito ripartire. Proprio un peccato starci così poco tempo. E, soprattutto, il budget rimanente potrà portarselo a casa il buon Giacomino. Grazie, ma non so neanche se torniamo con tutti i soldi, quindi... Così, in breve, ma immagino che a questo punto le regole di questo gioco al limite del nonsense le sappiate già tutti. I twist non sono finiti, bisogna sempre pensare ai twist. Avevamo lasciato i nostri in volo verso Kathmandu, svegli da quasi 24 ore e inconsapevoli se una volta atterrati sarebbero rimasti o il destino li avrebbe costretti a ripartire. Timbro nepalese, pagina 17. Potrebbe essere un buon segno. Oh madonna, non so se guardare o non guardare. Io non ho visto. Mi terrorizzava l'idea che potesse essere pari, perché ho pensato da lì magari prendiamo un altro volo di 6 ore, siamo già distrutti da questo volo. Eravamo talmente tanto stanchi che se fosse stato effettivamente pari mi sarei sparato. La Rai Airlines. 8.57, carrello 1, restiamo qua. Siamo qua. Restiamo qua. Sospiro di sollievo. Lì c'è la mia valigia. Bene. Le nostre valigie ci sono. Però le mie valigie non c'erano. Un attimo nero, non mi parlate, mi prego. Amore, vedrai che arriva. Mi sono un attimo pigliato male quando non arrivava la valigia di Sissi. Non so cosa avrei fatto, per fortuna non è stato necessario scoprirlo. No ragazzi, stavo per piangere. È il momento di fare il giochino, direi. 3, 2, 1. Voglio vincere un sacco di gioco. Ma no. Ma non Bam. ci posso credere. Grande culo, direi. Bam! Che palle. Scegli il volo o cosa si fa? Io sceglierei sempre il volo. Certo, sì. Conosco la bestia. Lei avrebbe scelto di comandare, voleva solo fingere che lei avrebbe scelto il volo, così Giacomo sceglieva pure il volo. Preferisco scegliere la meta perché non volevo troppo allontanarmi, andare in posti in cui non volevo assolutamente Vi andare. lascio questo regalo, scelgo il volo. Senti subito Amber, vediamo un bel hotel. Infatti poi era contentissima. Il top di Kathmandu costava 700 euro, poi 2 notti 1400. Non mi aspettavo mai che potesse costare così tanto. I bastardi vogliono spennarmi. Questo costa 180 dollari, sempre 2 camere. Invece questo, sempre 5 stelle, 280 dollari. Questo. No, quello da 180 dai. Tu non decidi un soldi. Scherzavo, dovevo un po' mettere i bastoni tra le ruote. Avrò fatto la scelta giusta o no? Assolutamente, amico mio, perché l'hotel che Ale e Sissi hanno scelto non è stranamente tra i più costosi. Poteva andarti assai peggio. Uber, no trips available. Perfetto. Toccherà appoggiarsi a soluzioni più locali. How much? Siete da lare. $7. It's enough like this? Almost ok. Quanti giorni? We don't know. Meglio essere diffidenti che essere inculati. Pande. Qui conosciamo il King. Ma perché aveva quelle manine sottili? Mi faceva tenerezza. Eccoci qua, ufficialmente siamo usciti e siamo in Nepal. Terra nepalese. Direi molto molto diverso rispetto a Dubai, cioè appena atterri lo vedi già, anzi forse ancora prima di atterrare lo vedi dall'alto, che è una roba completamente diversa. 3 curiosità veloci sul Nepal: è la patria sia dello Yeti che del Buddha. La sua bandiera è l'unica al mondo fatta da 2 triangoli appiccicati. È uno dei pochissimi luoghi con un fuso orario da 45 minuti. Dobbiamo anche capire come gestire la notte e il giorno del macello. Devo dire che mi piace come vibe perché è un posto dove non esistono regole, si può fare un po' come si vuole, potrà essere divertente. Si arriva quindi all'hotel. Ale e Sissi saranno contenti della scelta. Siamo veramente nel centro-centro. New
US dollar, that would be 507.16, sir. 500 euro. Abbiamo 2 notti in Nepal. Bello sì, 500 euro. Questa è la nostra stanzina. Eccoci qua. Profumata. Bello, il letto sembra molto comodo. Ora, prima di proseguire con il Nepal, tocca portarsi avanti. 3 persone. Explore. Giacomino ha l'onore di prenotare il prossimo viaggio. Nuova Delhi, Singapore, Hong Kong, Mumbai, Dubai, Bangkok e Istanbul. Capiamo gli orari. 11 mattino, che sarebbe top. Arriviamo alle 6. 760 euro diviso 3 che fa 2,53. L'ho deciso. Ok, è andata. Credo che al di là del discorso dei soldi volesse comunque godersi le cose che gli piacevano il più possibile. Il problema è che il volo che ho scelto è risultato poi l'impata più grande. Giacomo triste per i soldi spesi. Oh, e basta con sti spoiler. Comunque, scelta la prossima tappa. Spesa potenziale 759 euro, che vanno ovviamente a ridimensionare il suo montepremi finale e che vengono scalati subito da Ambra. È mezzogiorno e 25. Siamo svegli da tantissime ore, non si capisce più niente. Tapparelle abbastanza oscuranti e si dorme. Buonanotte. 7. Ci siamo svegliati adesso. Vediamo cosa ha da offrire il ristorante dell'hotel. Giacomo già che controlla. Certo che controlla. I take the margherita. Pizza tandoori chicken. L'abbraccio Italia-Nepal è stato divertente, però a me non dispiaceva. Il Conte. Domani starò malissimo. Ma invece domani che si fa? Che avete passato tutte ste ore a polterire. L'ho buttata lì in modo per me scherzoso. Alle 5:30 ci vengono a prendere. Del mattino. È l'unica opportunità. Per me era una cosa bella e volevo fare una sorta di sorpresa. Non decidi tu oggi, Ale, decido anch'io. Voglio sapere cosa dillo almeno sulla mia, anche se non arrivo. Sto giocando mentre lo dico, non è un'imposizione, domani si fa così, ho deciso io, punto, zitti. Io sono una persona molto scherzosa, ma lì mi sono sentita molto presa in giro proprio, non che facevo parte di un momento scherzoso. Guarda come si arrabbia. Ma certo che mi... Ma se prendi il... Ma non ho fatto niente ancora. Tu puoi fare come Giacomo che dice ma che cazzo hai fatto e ride, oppure rompere le palle. Io pensavo avesse già prenotato, per questo ero arrabbiata. Visto che per una volta posso decidere anch'io, ma devi decidere tu per forza da solo. E siamo qua, possiamo decidere insieme e decidi comunque tu e io me lo faccio dare bene. Fammi almeno sapere cosa sto provando di fare. Scusa, è tutto giusto. Voglio sapere cos'è. Può andare con l'aereo sopra l'Everest? Costa una follia. 730 euro e tutti e tre. Non ti va bene l'Everest? No, va bene, va bene. Ecco. Io non volevo per partito preso dire di no, e che ero arrabbiata e quindi in quel momento l'ho vista come una mancanza del patto poi di decidere insieme. Ma stavo giocando, stavo organizzando per fare una roba bella per tutti. La cosa è un po' degenerata. Sì, eravamo esausti, non ci siamo capiti. Perché devi rompere i coglioni a Perché principio? che mi fai il segreto, fallo a lui il segreto. Fai un modo di fai un modo di antipatico. Tra moglie e marito non si mette il dito. Io non ho detto una parola e non la dirò. Ho guardato una roba, ho fatto una proposta. Mi sono messa a piangere, cosa che non succede spesso. Me ne sono andata ma non potevo tornare in camera perché lui aveva la chiave. Va bene, hai scelto di andartene, te ne vai, io non ti rincorro. Chicken tikka pizza. Terribile. E dai Ale, non fai l'arrogante e fai sto primo passo. Se ci è rimasta male avrò sbagliato anch'io modi, quindi sono andato a parlare e le ho chiesto scusa. Si è mezzo scusato e anch'io per i miei modi. E poi sono tornata a mangiare ma avevano mangiato quasi tutto quello che avevo ordinato. Gentili. La pizza era buona. Vabbè, seratina diciamo tesa. Quindi i nostri pagano e nonostante le incomprensioni si mettono a ragionare sul da farsi. L'Everest dal finestrino possiamo vedere decollando come Giacomo l'ha visto atterrando, mentre invece tutti questi templi tipici, la cerimonia della cremazione dei corpi, la roba delle scimmie, il mercato, sono cose che sono qua e basta. Voi magari tornerete che volete fare la vostra follia sull'Everest. Oh, che bello, sono tornati ad andare d'accordo. Domani tutta giornata pazza in giro per il Nepal e il budget in questo momento è di 10.937,35 euro. Dobbiamo spendere davvero, perché Nepal so che andremo un po' già a risparmio. Anzi, aspetta, fammi fare una roba volante per curiosità. Ed è qui che Ale cala l'asso, chiamando un suo amico che, si dia il caso, viva proprio nel centro città della loro prossima tappa. Incredibile, ma sono le 2 di mattina lì, perché sei sveglio? Lo conosco da tipo 15 anni. Io arrivo sabato alle 5. E io sabato alle 5 ci sono. Perfetto. Lui è sempre stato molto gentile con me, sapevo che sarebbe potuto tornare utile. Potessimo scroccare dal tuo amico. Ecco, non credo che Ale l'abbia chiamato per risparmiare, Giacomo. E diamoci una sveglia. Lo chiedi tu. Ciao, ciao, bacio. Effettivamente confermo, non l'ho chiamato per quello. Ma sapete come risparmiare potenzialmente centinaia di euro quando andate in giro per il mondo come noi? Con Saily, l'eSIM più comoda del mondo. La sim sì se fai in un rattito.
Sale è sostanzialmente un'app da cui potete acquistare ed installare giga internet per ogni paese. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente basta perdere le ore una volta atterrati per cercare un posto che vi fa una SIM e ve la installa, perché fate letteralmente tutto in 5 minuti. Sali se le mangiate tutte queste. Il processo è facile facile. Acquistate l'iSIM, l'attivate prima di partire o una volta arrivati a destinazione e, come per magia, potrete continuare a navigare su internet come se non vi foste spostati di un centimetro da qualsiasi bettola dell'Italia voi veniate. I prezzi sono eccellenti, anche se scegliete i piani con internet illimitato in tutti e 200 i paesi disponibili, e l'assistenza non è che ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. 24 ore su 24, 7 su 7. Come se non bastasse, con il codice ADG avrete diritto al 15% di sconto su ogni paese. Mi raccomando, Sale è davvero lo strumento più comodo quando siete fuori dall'Italia. Quindi, link in descrizione, QR code, codice ADG e state apparecchiati. Buonanotte Simona. Buonanotte. Siamo pronti per andare ad esplorare il Nepal. Abbiamo concordato con nostro fratello che ci aveva trovato il taxi fuori dall'aeroporto per fare un giro con lui tutto il giorno, 40 euro a testa. Onesto. Ma per ora pensiamo a goderci il Nepal. Good morning. Good morning. Contando soprattutto che il ragazzo dovrebbe saperne a pacchi della zona e guidarli magari verso mete un po' meno turistiche del solito. Can you repeat me your name again? Subodh Pandey. You can call me Pandey, it's my surname. I organize tour, trekkings and everything. A me stanno troppo simpatiche queste persone, mi incuriosiscono. Scendiamo a prelevare che sicuramente ci servirà. Che figo. Queste sono 25.000 rupie nepalesi che equivalgono a 150 euro. Sembra di avere un sacco di soldi. What's the value of this amount of money? We can do many things. Huge amount in Nepal, more than my 1 month salary. Top, scammati subito. Lì si è proprio tradito da solo. Che poi Giacomo ha pure contrattato, ma prima lui ci aveva chiesto molto di più. Ma sai che forse invece hanno fatto bene a darglieli? Ah, wow. Thank you. Thank you so much. for you. Be careful this thing. So I give you this. I don't know how much. It's okay, no problem. No, it's fine. Io lì avevo appena preso quei soldi in mano, non avevo idea di cosa gli stessi dando. We are friends. We are human. We should be each other help. Wow, thank you so much. Non voleva i soldi, Maybe something you like, Michael. però invece vendermi qualcosa va bene. Vengo a prendere nel tuo shop, fratello mio. Cosa possiamo prendere? Una cosa per tua mamma. How much? is 2500. Ah, ecco perché non voleva la mancia. She's like a sister. Ah, So I just waiting for you. Otherwise I have to close my door. Ho tenuto aperto il negozio per te. Questi sono i furbi che a me danno fastidio proprio. non comprare nulla. handmade. Sì, ho fatto un segno di non comprare nulla. E poi se pure Panda ci ha detto andatevene, uno scam. Chi mi ha toccato così, tata? No. This is the another level of this game. Quindi lo scammatore ci ha salvato dallo scam. Io li odio quegli occhiali, sarebbe stato meglio se li avesse persi. Secondo me mi stanno da Dio. Poi nei giorni in cui mi vedo cessa, mi coprono metà faccia e sono a posto. Ulteriore fregatura scampata. Andiamo verso i templi, va? Che i ragazzi sicuro si faranno fregare tempo altri 10 minuti. First we visit Monkey Temple. Yeah, You can see little part of from here also. Quello è il Monkey Temple. Io ero gasatissima di andare al Tempio delle Scimmie perché io amo le scimmie, sono il mio animale preferito. Io desidererei una scimmia. Siamo arrivati. Questo è il nome del Tempio delle Scimmie. UNESCO World Heritage Site. Hi, good morning. 3 tickets. Thank you. Il famoso Tempio delle Scimmie, o Swayambanath, credo si pronunci così, è uno dei siti più iconici di Kathmandu e ovviamente famoso per le sue scimmie dispettose che non vedono anche loro l'ora di scammarti. This is called as Alcune scimmie erano veramente con un piede nella fossa, vivono in natura, non è uno zoo. Il tempio diciamo è una roba tipo una chiesa, no? E no, Giacomo, è proprio un'area generale di culto in cui uomini e animali vivono in perfetta armonia. Questo è il tempio principale. Voi non siete pronti a vedere Kathmandu dall'alto perché è qualcosa di incredibile. Mamma mia, è gigante. mostly people won't make or visit around the temple. We do like this and we make a round. Ma why? I also don't know about it. Ci ha truffato. Non sapeva niente. Il nostro fratello ci ha fatto salire per di là, ma originariamente qua ci sono delle scale. Parti da laggiù e ti fai tutta questa scalinata e arrivi qua dove ci sono le scimmione e il tempio. Panda non aveva voglia di farci fare le scale, quindi ci ha fatto fare la scorciatoia e non abbiamo fatto le scale, che era la roba tipica del tempio.
Vabbè. Mannaggia, oh, hanno beccato l'unica guida nepalese che non sa niente del Nepal. Andiamo bene. Vediamo se sa qualcosa in più del Pathak Bar, che è la piazza più famosa di Lalitpur, definita anche come città degli artisti. Un matrimonio. Yeah. We have the special date and time for doing the marriage. Mostly the marriage is done in this month. It's called Moksir in Nepali, and because you have another calendar? we are living in 2081. Oh, really? So you're in the future? C'è un traffico folle perché qua si smette di lavorare alle 2 e quindi tutti stanno tornando a casa. Ore di lavoro top, come i ragazzi in ADG SRL. Ma cosa ne pensano i ragazzi di ADG SRL di questa simpatica battuta? I nostri arrivano comunque in piazza. What's that? This is Patan Darbari Square. Partan Dambari Square. We do one thing. If we go ourselves, we don't hire anybody. Okay? Okay. Yeah, I'm here. 3.000 rupie nepalesi. There you go. Let the guide to visit. We will check each and every part of the monuments. We're with him. He also knows everything. Okay. तपाईँ गाइड हो? Oh, my God. तपाईँ टुर गाइडको गाइड हो भने चाहिँ ठिक छ, न त फेरि समाजलाई भन्नु खोज्यो है? होइन टुरिस्ट प्लेसले समाज छ? हजुर, त्यही भएर मसित भनेको। नेपाल टुरिज्म बोर्डको कार्ड नै छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। Il nostro tour di questi musei sarà durato un quarto d'ora, anche perché appunto Pande purtroppo non era in grado di spiegarci bene. Vediamo dei templi, ma senza sapere cosa sono. E a furia di fregature su fregature, si è fatta ora di pranzo. Forse potrebbero provare il famoso miele psichedelico Do you nepalese. like to taste honey? The psychedelic honey. Yeah, I have in my room. The first one I tried, like, I was trembling. Do you like to try? Mi sa che Ale con le sostanze psichedeliche ha già dato. Non so cosa ho fatto, cosa ho successo. Direzione la Beam Mall, il più noto centro commerciale di Kathmandu. Single chicken roll. Yeah, tu non bevi niente? C'ho l'acqua, devo risparmiare. 2766. Ma è pochissimo o sbaglio? Abbiamo pagato lo stesso per entrare al museo. 16 euro. Tipico nepalese. Non ce la sentiamo di mangiare nessun tipo di street food, comunque abbiamo paura dei movimenti intestinali strani. How much for the pan chocolate? 600. Perfect, my friend. 600 and also 20 tip for the bro. Ho capito, sono i miei. Namniebat. Have a good day. YouTube. E adesso andremo a vedere un ultimo tempio. 20 minuti di strada. Stiamo andando a Posso Patinat, che è un luogo sacro in cui vengono cremati i corpi di persone appena defunte all'aperto. I'm happy for you. I'm terrified by the situation. When I say to the people this process, they say, "Oh no, what?" But you say you want to like Of get course, the I wanna full see video. very I am good. full happy. Tutte le cose diverse e forti a me piacciono. Stiamo entrando. Vediamo uno dei patrimoni UNESCO più importanti al mondo. Sono curioso. Ci sono le classiche vacche qua così. C'era un'armonia veramente tra gli animali e gli esseri umani. Mucche che camminano così. Mucche che camminano così. Dai, va. 3000. Yeah, 3000. Queste sono le barelle su cui trasportano le persone. Adesso ci sono delle informazioni in corso, quindi con il massimo rispetto andremo a guardare. Ma che follia. Io in caso vi aspetto qua, non ce la faccio. Non è facile stare lì in quel momento. C'è un odore molto forte. Ti è rimasto addosso proprio per giorni. Che anche adesso sento quell'odore nelle narici. So underneath this thing there are bodies. Yeah, inside this there were bodies. Stiamo letteralmente inalando delle persone. Questa persona qua che gestisce tutto il fuoco è come se fosse un prete. E poi tutti gli altri sono i parenti della persona defunta. His mother or father have died. They are too small. Credo che un po' ti segni come cosa. La sirena che state sentendo è l'annuncio dell'inizio di una cerimonia vera e propria. Sarebbe da darci almeno un'occhiata. La persona è proprio messa lì così su un telo bianco. The children of the dead persons, they need to peel up their all hair and where the white one cloth is. E quello è il figlio al corpo di suo padre defunto a fianco e deve stare lì a fare i nodi. È anche affascinante il fatto che qui sia il funerale e comunque intorno c'è un sacco di gente che guarda. Il rituale vuole che si facciano 3 giri intorno al punto in cui verrà poi effettivamente cremato il corpo. Madonna mia, mi ho scoperto il volto, ragazzi. Danno fuoco a partire dalla testa. È veramente straziante vedere altre persone soffrire. E adesso loro staranno qua a guardare il corpo bruciare e poi alla fine butteranno le ceneri nel fiume. Loro hanno proprio una maniera diversa da noi di vivere e interpretare la morte, un ciclo continuo, a differenza nostra che quando poi uno è morto
è morto. Un po' più rassicurante, no? Pensare di avere una nuova vita effettiva sulla Terra. Io da piccola speravo fosse così, io ero convinta che mio nonno si fosse rincarnato in una pecora. E non credo che ci sia un modo giusto, cioè non è né giusto il nostro modo né il loro. Io questo anello di mio nonno faccio ogni volta che mi viene in mente e sto tranquillo così. Direi che possiamo andare. Mi sento che è una cosa che io non dovevo vedere, ma non perché io sono impressionabile, perché è una cosa talmente privata. Personale, che non è giusto che io la stia guardando. Secondo me il fatto di guardare a noi fa male, perché la nostra cultura noi non vorremmo condividere con estranei il funerale di nostro caro, però per loro lo fanno così, come se fosse in piazza, perché fa parte del processo. Me lo ricorderò per tutta la vita, tostissimo. Vista anche questa, e adesso torniamo verso l'hotel. Sono sotto shock. Comunque, sono rimasti dei soldi per pagare il nostro amico. All we got is 15,000 and something. Confermo, non avevano abbastanza soldi, ma il fratello è stato clemente e alla fine gli ha fatto uno sconto. Don't need to give, it was a great time. Lo sconto sullo scam non l'ho mai visto comunque, però vabbè. Thank you, bye. Bye. È diventato buio. Sono molto stanco adesso. Dovrei stare con la roba su di sporca. No, questo è il mio limite proprio. Noi invece non abbiamo limiti. Non volevamo mettere i vestiti puzzoni nella valigia per puzzare gli altri. Non sapevamo se indossarli o lasciarli in valigia. Io me li sono messi addosso per non averli nella valigia. L'abilità del viaggiatore è gestire le cose Esatto. che Il problema è che la mia valigia l'ho fatta in mezz'ora e Potevi farla in un'ora. farla in 2 ore. Se non avessi dovuto fare la tua, forse avrei messo più impegno nel fare la mia. L'ho fatta a te. La prossima volta me la L'abbiamo lasci. fatta insieme. L'ho fatta io. Allora. E tu Simona, hai sul letto hai messo... messo 20% della roba che c'è di dentro. Ale, ti prego, sii onesto, almeno con te stesso, se vuoi 40. essere con me. Ti prego. Posso arrivare a 55 solo per scavallare leggermente la maggioranza. Sì, dici la verità che mi fido più di te che di Ale. Tutta. Quando qualcuno sa fare le cose meglio di me, le lascio fare a quel qualcuno, compresa e soprattutto la valigia. Fatevi l'ultima cena del Nepal, va? 8.500, tra poco saremo a metà budget. Dove Ma no, il problema è qualcosa. raddoppiato. Io pensavo che le regole fossero già state tutte dette, quindi non mi aspettavo qualcosa di nuovo. Ridendo e scherzando, anche il nostro tempo in Nepal sta finendo. Sì, molto piccolina, sta già dormendo. Ci vediamo domani. Ciao. E all'alba del nuovo giorno. Notte sofferente, siamo carichi. Carichissimi. Buongiorno. Sono le 7 tipo. È vero. Stai a posto dentro scanese? Yes. Finché possiamo comandare, prendiamo qualcosina per sopravvivere. Perché non prendono il caviale? Ci sta. Tra 2000 siamo a metà. Good morning, boss. E via che si va all'aeroporto tutti insieme. No, è la macchina. La puzza era un mix tra l'auto e Ale. E intanto la paura dell'India si fa sempre più concreta. He really likes India. You like India? No, it's not true. When Giacomo will land in the airport, everybody come and they will try to grab Giacomo. A me l'India piace. Ma perché Ale continua a insistere con sta cosa dell'India? Tra l'altro lui non ci vuole manco andare. E se fosse... No vabbè, forse mi sto facendo io i film. Andiamo avanti. I can give you everything that I've got. No worries, you keep it. No need it for me, okay? I manage him. Per una volta i nostri non fanno gli spilorci e regalano a Pandey il resto dei contanti rimasti. You deserve it. You're boss Of Nepalese. Nepal. Vai. Nuovo scambio in arrivo? Ci hanno proposto upgrade. Expensive. Expensive? Fanno i prezzi a caso, dai, ma cos'è? No, dai. Vivere fanno i prezzi così. $226 for 3 persons. Per person? Ci hanno provato per l'ultima volta. No, it's too much. Boots upgrade si chiama. Let's go. Prendiamo un po' di souvenir. All together. Qua valgono tutti i suoni, non ti dice niente nessuno. Prego. Non sono tipico di qua. Ma quindi dove si va? Io ripeto, ho troppa sensazione che il carrello sarà a casa. Vabbè, no, io spero di restare 24 ore e di scegliere cosa successivo. Non può uscire sempre il gioco. Sì, ma diteci sta destinazione che mi sto innervosendo. Tu devi decidere. Sì, io Hong Kong ho deciso. Hong Kong, la patria degli skyline futuristici, della cucina cantonese di alto livello e del cinema action di Jackie Chan e Bruce Lee. Figata, ma sarà economica? Ho scelto Hong Kong perché era una
una città che è una città. Facciamo un posto. Ok, era un posto dove volevo andare da sempre. Ci siamo pronti a partire per Hong Kong. Poi mi affascina molto la Cina in generale, anche se non è Cina, però comunque è quel mood lì. E il mood, amici miei, ripagherai come? Per Hong Kong ho delle grandi aspettative, ho intenzione di spendere più di un po'. Prima di mostrarvi qualche spoilerino della prossima puntata, vi ricordo di scaricare sedi dal link in descrizione o dal QR code che vi metto qui. Codice DC, 15% di sconto. Nel prossimo episodio. Spendere. Spendili. Qual è l'hotel migliore della città? Madonna! Non lo mettere. Gratis. Siamo arrivati a metà del budget. Vi odio tutti, anche quest'ultimo me. Questo è proprio che ci meritavamo da questo viaggio.